Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Celebriamo l'ufficio delle letture e le lodi di martedì della 7ª settimana del tempo ordinario, salmodia della 3ª settimana. Consacriamo a Dio le primizie di questo giorno ed affidiamoci al suo servo San Francesco. Signore, apri le mie labbra e la mia bocca proclami la tua lode. Grande è il Signore nostro Re, venite Signore nostro Re, venite adoriamo. Venite, applaudiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo. Poiché grande Dio è il Signore, grande Re sopra tutti gli dei. Nella sua mano sono gli abissi della terra, sono sue le vesti le vette dei monti. Suo è il mare, egli l'ha fatto, le sue mani hanno plasmato la terra. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo. Venite prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha creati. Egli è il nostro Dio e noi popolo del suo pascolo, gregge che riconduce. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo. Ascoltate oggi la sua voce, non indurite i cuori, come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova, pur avendo visto le mie opere. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo. Per 40 anni mi disgustai di quella generazione e dissi: sono un popolo da cuore traviato, non conoscono le mie vie, perciò ho giurato nel mio sdegno, non entreranno nel luogo del mio riposo. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Grande il Signore nostro Re, venite adoriamo.
Ascolta, o Padre Santo, la voce dei fedeli che invocano il tuo nome. Senza te siamo sommersi in un gorgo profondo di peccati e di tenebre. Il tuo braccio potente ci condurrà al luogo di salvezza e di pace. Sia onore e gloria al Padre, al Figlio e al Santo Spirito, nei secoli e dei secoli. Amen. Sorga Dio e i suoi nemici fuggano lontano. Sorga Dio, i suoi nemici si disperdano e fuggano davanti a Lui quelli che lo odiano. Come si disperde il fumo, li disperde. Come fonde la cera di fronte al fuoco, periscano lieti davanti a Dio. I giusti invece si rallegrino, esultino davanti a Dio e cantino di gioia. Cantate a Dio, leggiate al suo nome, spianate la strada a chi cavalca nel nulla. Signore è il suo nome, gioite davanti a Lui. Padre degli orfani e difensore delle vedove, e Dio nella sua santa dimora. Ai diletti Dio, fa abitare una casa, fa uscire con gioia il prigioniero. Solo i liberi abbandona in arida terra. Dio, quando uscivi davanti al tuo popolo, quando camminavi per il deserto, tremò la terra e stillarono i cieli davanti al Dio del Sinai, davanti a Dio, il Dio di Israele. Io già abbondante di versarli, o Dio, ingolivi la tua eredità esausta. Il tuo popolo abitò il paese, che nel tuo amore, o Dio, preparasti a misero. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sorga Dio, i suoi nemici fuggano lontano. Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. Il Signore annunzia una notizia. Le messaggere di vittoria sono grande schiera. Fuggono i re, fuggono gli eserciti. Anche le donne si dividono il bottino. Mentre voi dormite tra gli uomini, splendono l'argento della colomba, le sue piume riflessi d'oro. Quando disperdeva i re l'Onnipotente, nevicava sullo Zallo. Monte di Dio, monte di bassa, monte delle alte cime e monte di bassa. Perché indicate, o monti, dalle alte cime, il monte che Dio ha scelto a sua dimora? Il Signore lo abiterà per sempre. I cari di Dio sono migliaia e migliaia. Il Signore viene da Sinai nel santuario. Sei salito in alto, conducendo prigionieri.
Il Signore Dio libera dalla morte. Sì, Dio schiaccerà il capo dei suoi nemici, la testa altera di chi percorre la via del delitto. Ha detto il Signore, abbassa, li farò tornare dagli abissi del mare. Perché il tuo piede si bagni nel sangue e la lingua dei tuoi cani riceva la sua parte tra i nemici. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, Come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Il nostro Dio è un Dio che salva, è Lui che ci libera dalla morte. cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore. Appare il tuo corteo, Dio, il corteo del mio Dio, del mio Re, nel santuario. Precedono i cantori, seguono ultimi le cittadini, in mezzo alle fanciulle che battono cembali. Benedite Dio nelle vostre assemblee, benedite il Signore, voi della stirpe di Israele. Ecco Beniamino, il più giovane, Giuda, i capi di Giuda nelle loro schiere, i capi di Zabulon, i capi di Neftali. Dispiega Dio la tua potenza, conferma Dio quanto hai fatto per noi, per il tuo Tempio in Gerusalemme. A te dire porteranno dono. Minaccia dell'erba di Cani, il banco di togli i fratelli del popolo, si prostrino portando beghe d'argento. Disterti i popoli che amano la guerra, verranno i grandi all'Egitto. Etiopia tenderà le mani a Dio. Regni della terra, cantate a Dio, cantate inni al Signore. Egli nei cieli, cavalca nei cieli eterni. Ecco, torna con voce potente. Riconoscete a Dio la sua potenza, la sua maestà su Israele, la sua potenza sopra le nubi. Terribile sei Dio nel tuo santuario, il Dio di Israele dà forza e vigore al suo popolo. Sia benedetto Dio. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Cantate a Dio, popoli del mondo, cantate inni al Signore. Ascolterò la parola del Signore. E riparla di pace al suo popolo. Dal libro di Coelet. Per ogni cosa c'è il suo momento, il suo tempo per ogni faccenda sotto il cielo. C'è un tempo per nascere e un tempo per morire, un tempo per piantare e un tempo per sradicare le piante, un tempo per uccidere e un tempo per guarire, un tempo per demolire e un tempo per costruire, un tempo per piangere e un tempo per ridere, un tempo per gemere e un tempo per ballare, un tempo per gettare sassi e un tempo per raccoglierli, un tempo per abbracciare e un tempo per astenersi dagli abbracci,
un tempo per cercare e un tempo per perdere, un tempo per serbare e un tempo per portar via, un tempo per stracciare e un tempo per cucire, un tempo per tacere e un tempo per parlare, un tempo per amare e un tempo per odiare, un tempo per la guerra e un tempo per la pace. Che vantaggio ha chi si dà da fare con fatica? Ho considerato l'occupazione che Dio ha dato agli uomini perché si occupino in essa. Egli ha fatto bella ogni cosa a suo tempo, ma Egli ha messo la nozione dell'eternità nel loro cuore, senza però che gli uomini possano capire l'opera compiuta da Dio dal principio alla fine. Ho concluso che non c'è nulla di meglio per essi che godere e agire bene nella loro vita, ma che un uomo mangi, beva e goda del suo lavoro è un dono di Dio. Riconosco che qualunque cosa Dio fa è immutabile, non c'è nulla da aggiungere, nulla da togliere. Dio agisce così perché si abbia timore di Lui. Ciò che è, già è stato. Ciò che sarà, già è. Dio ricerca ciò che è già passato. Ma ho anche notato che sotto il sole al posto del diritto c'è l'iniquità, al posto della giustizia c'è l'impietà. Ho pensato, Dio giudicherà il giusto e l'empio, perché c'è un tempo per ogni cosa e per ogni azione. Poi riguardo ai figli dell'uomo mi son detto, Dio vuol provarvi e mostrare che essi di per sé sono come bestie. Infatti la sorte degli uomini e quella delle bestie è la stessa. Come muoiono queste, muoiono quelli. C'è un solo soffio vitale per tutti. Non esiste superiorità dell'uomo rispetto alle bestie, perché tutto è vanità. Tutti sono diretti verso la medesima dimora. Tutto è venuto dalla polvere e tutto ritorna nella polvere. Chissà se il soffio vitale dell'uomo salga in alto e se quello della bestia scende in basso nella terra. Mi sono accorto che nulla c'è di meglio che l'uomo che godere delle sue opere, perché questa è la sua sorte. Chi potrà infatti condurlo a vedere ciò che avverrà dopo di lui? Il tempo ormai si è fatto breve, d'ora innanzi. Chi vive in questo mondo se non osserva con discrezione. Perché passa la scena di questo mondo. Ogni cosa ha il suo momento, il suo tempo per ogni impresa sotto il cielo. Perché passa la scena di questo mondo. Dalle omelie sull'Ecclesiaste di San Gregorio di Nissa, vescovo. Vi è un tempo per nascere, dice, un tempo per morire. Voglia il cielo che sia concesso anche a me di nascere al tempo giusto e di morire al momento più opportuno. Noi infatti siamo in certo modo padri di noi stessi, quando per mezzo delle buone disposizioni di animo e del libero arbitrio formiamo, generiamo, diamo alla luce noi stessi. Questo poi lo realizziamo quando accogliamo Dio in noi stessi e diveniamo figli Suoi,
figli della virtù e figli dell'Altissimo. Mentre invece rimaniamo imperfetti e immaturi, finché non si è formata in noi, come dice l'Apostolo, l'immagine di Cristo. È necessario però che l'uomo di Dio sia integro e perfetto. Ecco la vera nascita nostra. C'è un tempo per morire. Per San Paolo ogni tempo era adatto per una buona morte. Grida infatti nei suoi scritti: ogni giorno io affronto la morte. E ancora: per causa tua siamo messi a morte tutto il giorno. E proprio in noi stessi portiamo la sentenza di morte. È chiaro poi in che modo Paolo muoia ogni giorno, egli che non vive per il peccato, ma mortifica il suo corpo e porta sempre in se stesso la mortificazione del corpo di Cristo, ed è sempre crocefisso con Cristo, lui che non vive mai per se stesso, ma porta in sé il Cristo vivente. Questa, secondo me, è stata la morte opportuna che ha dato la vera vita. Infatti dice: io farò morire e darò la vita, perché ci si persuada veramente che è un dono di Dio essere morti al peccato e vivificati nello Spirito. La parola di Dio, infatti, promette la vita proprio come effetto della morte. Sono io che do la morte e faccio vivere, io percuoto e guarisco. Nessuno può liberare dalla mia mano. Io ho potere sopra la morte e sopra gli inferi. Nessuno può liberare dalla mia mano. Sei stato buono con noi, Signore. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Signore, sei stato buono con la tua terra. Hai ricondotto i deportati di Giacobbe. Hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. Hai cancellato tutti i suoi peccati. Hai deposto tutto il tuo sdegno e messo fine alla tua grande ira. Rialzaci, Dio, nostra salvezza, e placa il tuo sdegno verso di noi. Forse per sempre sarai adirato con noi. Di età in età estenderai il tuo sdegno. Non tornerai forse a darci vita, perché in te gioisca il tuo popolo. Mostraci, Signore, la tua misericordia e donaci la tua salvezza. Ascolterò che cosa dice Dio il Signore. Egli annunzia la pace per il suo popolo, per i suoi fedeli, per chi ritorna a Lui con tutto il cuore. La sua salvezza è vicina a chi lo teme, e la sua gloria abiterà la nostra terra. Misericordia e verità si incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore lascerà il suo bene
nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la giustizia, e sulla via dei suoi passi la salvezza. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Sei stato buono con noi, Signore, hai perdonato l'iniquità del tuo popolo. L'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. abbiamo una città forte. Egli ha eretto a nostra salvezza mura e baluardi. Aprite le porte, entri il popolo giusto che si mantiene fedele. Il suo animo è saldo, tu riassurerai la pace, pace perché in te ha fiducia. Confidate nel Signore sempre, perché il Signore è una roccia eterna. Il sentiero del giusto è diritto, il cammino del giusto tu rendi piano. Sì, nella via dei tuoi giudizi, Signore, in te noi speriamo. Al tuo nome e al tuo ricordo si volge tutto il nostro desiderio. In notte anela a te l'anima mia, a mattino ti cerca il mio spirito, perché quando pronunzi i tuoi giudizi sulla terra, giustizia imparano gli abitanti del mondo. Signore, ci concederai la pace, poiché tu dai successo a tutte le nostre imprese. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. l'anima mia anela a te di notte, al mattino il mio spirito ti cerca. Fa splendere su di noi il tuo volto, Signore. Dio abbia pietà di noi e ci benedica. Su di noi faccia splendere il suo volto, perché si conosca sulla terra la tua via
Noi stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Per noi una salvezza potente, come aveva promesso per bocca dei profeti. Benedetto il Signore Dio di Israele, perché ha visitato e redento il suo popolo e ha suscitato per noi una salvezza potente nella casa di Davide suo servo, come aveva promesso per bocca dei suoi santi profeti.
come aveva promesso per bocca dei profeti. Adoriamo il Cristo che con il suo sangue versato sulla croce ha fatto di noi un popolo nuovo e supplichiamo. Ricordati del tuo popolo, Signore. Cristo, Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno. Insegnale ad unirsi a te per il redimento di grazia. In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lascia deluse le nostre attese. Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto. Perché non la possiamo senza te. Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non ne opprimi sotto il peso della tristezza, ma ricchi loro gioia e consolazione. E ora diciamo insieme la preghiera che ci ha insegnato Gesù, ricordando i pellegrini di questo giorno e i benefattori. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. O Dio, Creatore e Signore di tutte le cose, donaci di iniziare lietamente questo giorno e di concluderlo nel generoso servizio tuo e dei nostri fratelli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre et Figlio e Spirito Santo. Amen. Andate in pace. Vergine Immacolata, Madre della Chiesa e Madre mia, mi affido a te con tutto me stesso, accettando con gioia dalle mani del Figlio tuo il progetto di grazia sempre pensato per me dal Padre Celeste. Fa che docile all'azione dello Spirito io divenga strumento efficace per l'edificazione del regno, nella fedeltà alla vocazione ricevuta, in comunione con tutti i fratelli, specialmente i più poveri e bisognosi di perdono. Pertanto vi offro a Dio le preghiere, le azioni e i sacrifici di questo giorno. Maria, concepita senza peccato, prega per noi che a te crediamo e per quanti a te credono, in particolare per gli amici della Santa Chiesa e per quelli che ti sono raccomandati.
accanto a pagina 176. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Il Signore Gesù, che ci invita alla mensa della parola e dell'Eucaristia, ci chiama alla conversione. Riconosciamo di essere peccatori e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole e omissioni. Per mia colpa, mea grandissima colpa. E supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli e santi, i suoi fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio,
e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che invano la scrittura dichiari, fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi. Anzi, ci concede la grazia più grande, per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo, ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani. Uomini dall'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria, fate lutto e piangete. La vostra risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Parola di Dio. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Ecco, errando fuggirai lontano, abiterai nel deserto, in fretta raggiungerai un riparo dalla furia del vento, dalla bufera. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e discordia. Giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Mai permetterà che il giusto vacilli. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà. Non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso, come io per il mondo. Alleluia, 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 Il Signore sia con voi.
Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sarà l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E, preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie un solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Signore vi dia la pace. Con la fine del tempo pasquale iniziamo il tempo ordinario. Può sembrare che la parola ordinario significhi niente di importante, ma non è questo il significato del tempo ordinario. È un tempo importante dell'anno liturgico della Chiesa, di crescita e di maturità spirituale, simboleggiata del colore verde, il colore liturgico, un cammino spirituale verso Dio. È un tempo per mettere in pratica gli insegnamenti della Pasqua. Infatti, è una vita nello Spirito che abbiamo ricevuto e animato dallo Spirito per fare le cose ordinarie della vita cristiana in modo straordinario. Santa Teresa di Gesù Bambino, nella sua filosofia della piccola via, insegna che Dio non ci invita a fare grandi cose, ma a fare le cose ordinarie in modo straordinario. Il tempo ordinario quindi ci invita a camminare con Dio nelle circostanze ordinarie della nostra vita, ma in modo straordinario. Nella prima lettura, San Giacomo pose una domanda toccante e la risposta è attuale tanto oggi quanto lo era tra i primi credenti. Da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Se dovessimo fare una sincera introspezione, converremmo che i nostri desideri disordinati, la tendenza a gratificare la carne piuttosto che lo spirito, cioè edonismo, sono le fonti del conflitto nel nostro mondo, nelle nostre famiglie e nelle nostre comunità religiose. La sete di potere e di posizione è una cosa grande tra voi. San Giacomo, questa malizia può dividere e impedire la crescita sia spirituale che fisica. San Giacomo propone una soluzione durata. Gli antidoti ai conflitti nelle nostre comunità cristiane e nel mondo sono la presenza dello Spirito Santo dentro di noi
a cui occorre fare spazio è l'umiltà davanti a Dio, sottomissione a Dio e non al mondo. Lo afferma la lettura del Vangelo. San Giacomo dice: Dio resiste ai superbi, gli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, umiliatevi davanti al Signore ed Egli esalterà. Lo afferma la lettura del Vangelo. Gesù dice ai suoi discepoli: se uno vuole essere il primo, devo essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Quando arrivano a Cafarnao, Gesù chiede loro: di che cosa stavate discutendo per la strada? La domanda di Gesù viene accolta nel silenzio, perché discutevano tra loro chi di loro fosse più grande. La sete di potere e di posizione può essere fonte di conflitti e lotte tra le persone. Conoscendo l'effetto velenoso di ciò, Gesù chiama i 12 e dà loro una lezione sull'umiltà e sul servizio. Chi vuole essere il primo deve essere l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. Dalla lettera a tutti i fedeli, San Francesco scrive: non dobbiamo essere sapienti e prudenti secondo la carne, ma piuttosto semplici, umili e casti. Non dobbiamo mai desiderare di essere al di sopra degli altri, ma piuttosto servi e sottomessi a ogni umana creatura per amore del Signore. E su tutti coloro che avranno fatti tali cose e perseverato fino alla fine, riposerà lo Spirito del Signore. Essere servo non significa essere debole o di seconda classe, ma non ci pone a un livello inferiore rispetto a coloro che serviamo. Significa semplicemente impegnarsi totalmente per il bene degli altri e trovare il proprio benessere nell'essere così impegnati. Per il cristiano, soprattutto per noi francescani, il vero titolo di nobiltà e di potere è quello del servizio nella semplicità dell'amore. Questo ci insegna San Francesco. Nel nostro mondo pieno di conflitti e di guerre, possiamo essere persone che cercano la pace attraverso la nostra umiltà e servizio. Ricorda che l'obiettivo non è cercare grandi cose, ma fare le cose ordinarie in modo straordinario. Confidando in Dio Padre, che non fa mancare la sua misericordia a coloro che lo temono, così ora lo preghiamo. Diciamo insieme: ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, a coloro che nella Chiesa svolgono un ministero. Servano i fratelli con umiltà e povertà di spirito, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, a coloro che governano i popoli, non si lasciano vincere da logiche di potere e cerchino unicamente il bene della collettività, preghiamo. Ascoltaci, o Signore.
Guarda, o Padre, i bambini siano accompagnati nel loro cammino di crescita con affetto e con sapienza, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, a coloro che stanno soffrendo per la perdita di una persona cara. Fatti vicino e consola il loro cuore, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Guarda, o Padre, a ciascuno di noi, purifica il nostro cuore e donaci la grazia di un'autentica conversione, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio Onnipotente, donaci di seguire il tuo Figlio Gesù sulla via della semplicità e del servizio e rendici umili collaboratori del tuo regno. Te lo chiediamo per Lui, tuo servo e nostro Signore, che ora siede accanto a te nella gloria per i secoli dei secoli. Amen. Canto a pagina 149. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore allora e gloria del suo nome, per il nostro O Signore, in obbedienza al tuo comando, celebriamo questi misteri. Fa che i doni offerti in onore della tua gloria ci conducano alla salvezza eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere fonte di salvezza. Rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. In Lui hai voluto rinnovare l'universo, perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, Egli svuotò se stesso e con il sangue versato sulla croce purificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria.
che santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spessò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Al sangue di Cristo, allo Spirito Santo, dopo aver cenato un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Domenico, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammetili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe suo sposo, con gli Apostoli, con San Francesco e Santa Chiara, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito. Con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tuo regno, tua la potenza e la gloria dei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace, secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Cambiatevi il dono della pace. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Canto a pagina 130. Spezzato per noi, a te
Gesù ci ha detto: chi accoglie anche solo uno di questi bambini nel suo nome, accoglie Lui. Ma noi forse siamo proiettati verso cose più grandi, cose da adulti, abbiamo ambizioni lavorative, abbiamo problemi da risolvere, abbiamo tante altre cose da fare che non prenderci cura dei bambini. E per fortuna che ci sono le scuole che si prendono cura di loro. E potremmo anche criticarle, le scuole, per i loro difetti, ma è un grande bene che ci siano. Il problema piuttosto è che noi non possiamo e non dobbiamo delegare tutto alla scuola. Per certi versi i bambini di oggi non mancano di nulla, perlomeno la maggior parte dei bambini italiani non soffrono della mancanza di cibo o di giochi o di educazione, ma della mancanza di attenzione personale. C'è molto da fare ancora per i bambini. Oggi vogliamo pregare per i bambini che non nascono, per quelle giovani coppie. Pensano che ci siano altre cose da fare prima che creare una famiglia, altre cose che hanno più valore. E per i bambini abbandonati, per quelli che sono viziati, che mancano di affetto, per quelli poveri, per quelli che subiscono violenze fisiche e psicologiche, per i bambini che non hanno medicine per curarsi e per quelli che lavorano. Preghiamo per i bambini a cui nessuno insegna come prendersi cura della vita spirituale. E mentre li ricordiamo, pensiamo anche a quello che ciascuno di noi potrebbe fare per dare loro un mondo migliore. Chi accoglie uno solo di questi bambini, accoglie me. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. La benedizione per te e per le persone che porti nel cuore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. E grazie di cuore a voi che attraverso il nostro canale di YouTube o anche in altri modi vi unite alla comunità del Vangelo per pregare, per ascoltare il Vangelo con i commenti, con le condivisioni, collaborate alla diffusione del Vangelo. Pace e bene, ciao ciao e abbi cura di te.
aspettavi non era per te. Nel nome del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Francesco. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno, per la conversione dei peccatori e per quanti ci sono stati segnalati, anche via mail o via telefono. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni. Primo mistero doloroso, l'agonia di Gesù al Getsemani. Gesù si allontanò dai suoi discepoli circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Proseguiamo la preghiera di Gesù dicendo: Egli è mio Padre, la mia vita è sua, ora e dopo la morte, nella morte stessa. La mia opera, quanto ho compiuto, era obbedienza al Padre. Egli completerà ciò che per mezzo mio ha iniziato. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Secondo mistero doloroso, la flagellazione di Gesù. Pilato rimise in libertà per loro Barabba e dopo aver fatto flagellare Gesù lo consegnò perché fosse crocifisso. Nel cuore di Gesù l'odio non è entrato, non ha risposto con la medesima moneta. Nel suo cuore la violenza non provoca reazioni. Nel suo cuore i flagelli non riescono a far sorgere ribellione, né contro Dio né contro gli uomini. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Terzo mistero doloroso, l'incoronazione di spine. I soldati, intrecciata una corona di spine, la posero sul capo di Gesù e gli misero addosso un mantello di porpora. Leggiamo in questo gesto l'invito ad accogliere Gesù come vero Re, non uno che domina, ma ama fino al dono di sé. Per noi quel gesto di malvagità dei soldati è divenuto un segno, è divenuto il segno della rivelazione delle vere intenzioni di Dio. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quarto mistero doloroso, la salita di Gesù al Calvario carico della croce. Gesù, portando la croce, si avviò verso il luogo detto del cranio, in ebraico Golgota, dove lo crocifissero, e con lui altri due, uno da una parte e uno dall'altra, e Gesù nel mezzo.
Maria, aiutaci a vedere l'amore del tuo Figlio in tutte le prove che affrontiamo nella nostra vita e dona ai nostri cuori compassione per le sofferenze dei nostri fratelli, affinché possiamo dare loro aiuto, ascolto e conforto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Quinto mistero doloroso, la crocifissione e la morte di Gesù. Dopo aver preso l'aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto», e chinato il capo, consegnò lo spirito. Lasciamo che questa scena tocchi il nostro cuore e ci conduca ad una profonda conversione del cuore. Come i santi ci hanno insegnato, non stacchiamo mai lo sguardo dalla croce e facciamone una grata memoria. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori.
e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Salve Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa valle di lacrime. Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. O Maria, donna e madre, tu hai tessuto nel grembo la parola divina, tu hai narrato con la tua vita le opere magnifiche di Dio. Ascolta le nostre storie, custodiscile nel tuo cuore
e fa tue anche quelle storie che nessuno vuole ascoltare. Insegnaci a riconoscere il filo buono che guida la storia. Guarda il cumulo di nodi in cui si è aggrovigliata la nostra vita, paralizzando la nostra memoria. Dalle tue mani delicate ogni nodo può essere sciolto. Donna dello spirito, madre della fiducia, ispira anche noi. Aiutaci a costruire storie di pace, di futuro e indicaci la via per percorrerle insieme. Amen. Nostra Signora di Lourdes, prega per noi. Maria, Regina della Pace, Prega per noi. Santa Bernadette, Prega per noi. e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Signora, chi siete? Scrivetelo qui. Rispose non serve, sorrise svani. Ave, ave, ave Maria. Ave, ave, ave Maria. Sia lodato Gesù Cristo. Sempre sia lodato. Quello che pensavi quando hai udito che tu non saresti più stata tua, e questo figlio che non aspettavi non era per te. Anche a tutti i doni dello Spirito Santo, prega per voi, rimanete così buoni, bravi. Dio benedica, Padre e Figlio e Spirito Santo. Grazie. Il rosario è una preghiera bellissima che è da secoli che piccoli, grandi, anziani recitano, dicono, e man mano che dicono le Ave Marie si sentono più sereni, più contenti. È un effetto di questa fede che Maria, la nostra mamma del cielo, ci sta ascoltando. Noi non vediamo niente, ci stanchiamo. Io ricordo quando ero bambino che andavo in chiesa alla sera, il mese di maggio, non vedevamo l'ora, perché dopo si andava a giocare a nascondiglio, eccetera. Però il rosario lo dicevo da bambino come sapevo dirlo quella volta. Dopo sono cresciuto, l'ho detto da grande, e adesso che sono anche sacerdote lo dico in una maniera tanto più bella, perché
ho visitato tanti santuari, tanti posti dove Maria è apparsa. E allora, immaginando che è lì presente, sapendo che ci ascolta, non prego per me, ma per tutti, per cui sento ogni giorno la gioia di dire questo rosario, ma il mese di maggio è per tanti, per unirsi nelle famiglie, per sentirsi vicini. E questo ripetere le Ave Marie può stancare, ma è sempre un momento di gioia in cui diamo un piccolo atto di amore a Maria e con Maria a tutta la famiglia, a tutto il mondo. E quindi noi seminiamo le Ave Marie. Io dico, cosa fai in chiesa qualche volta? Cammino su e giù per la chiesa e semino le Ave Marie. È un modo di dire seminare, ma entreranno nel cuore di tanti. E questo mi dà coraggio e gioia di andare avanti. E poi c'è l'abitudine di dire le 3 Ave Maria alla sera. A 8 anni mi hanno detto di dire le 3 Ave Maria alla sera. Non ho mai smesso e ho sentito sempre una presenza della Madonna che mi benedice. Ecco, quelle 3 Ave Maria si possono dire ai piedi del letto prima di addormentarsi e dà un bel segno, perché l'Ave Maria, e finisco per dirvi questo, è un bel saluto che, pensandoci bene, l'angelo non ha detto a Maria, Shalom, la pace, ha detto Chaire Maria, una parola difficile che dice rallegrati Maria, sta contenta perché sei piena di grazia, il Signore è con te. E noi ripetiamo questo saluto a Maria, che poi dicendo prega per noi, che abbiamo bisogno di aiuto, dei compiti, per noi peccatori che abbiamo tante cose, che facciamo i capricci, che ci aiuti adesso in questo momento mentre preghiamo e poi nell'ora della nostra morte, che poi può essere chiamato anche nell'ora del nostro incontro, perché la morte non esiste, ma la morte è l'incontro con Maria che ci abbraccia dopo averla chiamata tante volte qui sulla terra e seminato tante Ave Marie, che sono tante rose messe insieme che formano il rosario. Buon mese di maggio a chi può provare, provi e vedrà che troverà pace e gioia. Amen. Buongiorno a tutti voi fratelli e sorelle, pace e bene e Ave Maria. Come ogni giorno prima delle preghiere del mattino riflettiamo sulle letture del giorno. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse.
Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: «Il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso dopo 3 giorni risorgerà». Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarnao. Quando fu in casa chiese loro: «Di che cosa stavate discutendo per strada?» Ed essi tacevano. Per la strada infatti avevano discusso tra loro chi fosse più grande. Sedutosi chiamò i 12 e disse loro: «Se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti». E preso un bambino, lo pose in mezzo a loro e abbracciandolo disse loro: «Chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me, ma colui che mi ha mandato». La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli e sorelle, oggi è 21 maggio 2024, martedì della 7ª settimana del tempo ordinario. Oggi, fratelli e sorelle, in questo martedì della 7ª settimana del tempo ordinario, ci riuniamo ancora una volta tutti insieme per riflettere sulle letture del giorno. E oggi le letture ci offrono preziosi insegnamenti sulla preghiera e sul servizio. Nella prima lettura, la lettera di San Giacomo Apostolo ci invita a esaminare le nostre intenzioni quando preghiamo, mentre il Vangelo di Marco, che ci offre oggi la liturgia, ci insegna l'importanza dell'umiltà e del servizio. Questi temi, fratelli e sorelle, ci sfidano a vivere la nostra fede in modo autentico, mettendo sempre gli altri al primo posto e cercando sempre di conformarci alla volontà di Dio e non alla volontà del mondo. Come vi dico spesso, noi tutti dobbiamo imparare a dedicare del tempo alla preghiera e dobbiamo chiedere a Dio di purificare le nostre intenzioni e soprattutto di allinearle alla sua volontà. Quindi oggi dobbiamo riflettere su come possiamo davvero essere nella volontà del Padre e come possiamo, tramite quella volontà, servire gli altri nella nostra vita, imitando proprio l'esempio di Gesù. Come spesso vi raccomando, noi tutti dobbiamo imparare a coltivare l'umiltà, quella umiltà che ci ha insegnato Maria, e da lei dobbiamo riconoscere la vera grandezza che viene dal servizio e dall'amore verso il prossimo. Come vi ho spiegato ieri nella festa della Beata Vergine Maria, Madre della Chiesa, noi tutti dobbiamo trattare i nostri fratelli e sorelle con amore, proprio come ci insegna Maria. Non ci possiamo chiamare figli di Dio oppure figli e figlie di Maria se poi non facciamo come lei. Allora, proprio come Maria, ai piedi della croce, offriamo la nostra vita, offriamola per il bene del mondo, per il bene di tutti i fratelli, e impariamo da Maria a seguire Gesù, a seguirlo in tutte le sue strade, anche se a volte sembrano difficili. Nella prima lettura che ascolteremo oggi durante la Santa Messa, tratta dalla lettera di San Giacomo Apostolo, l'Apostolo ci parla delle guerre, delle lotte che nascono dalle passioni che combattono dentro di noi. E qui l'Apostolo Giacomo ci ammonisce perché spesso chiediamo a Dio senza ottenere, poiché chiediamo queste cose con motivazioni sbagliate, solo per soddisfare i nostri piaceri. In questa lettera l'Apostolo Giacomo ci esorta a sottometterci a Dio e soprattutto a resistere al diavolo e a purificare i nostri cuori, affinché, come vi ho detto prima, siano sempre allineati con la volontà di Dio. Allora oggi, alla luce di questa prima lettura, dobbiamo esaminare le nostre intenzioni quando preghiamo e dobbiamo chiederci se le nostre richieste sono in linea con la volontà di Dio oppure sono dettati dai desideri egoistici dell'uomo. Ma questo, fratelli e sorelle, lo possiamo fare se viviamo una vita di umiltà, di sottomissione a Dio, perché tramite queste virtù impariamo a resistere alle tentazioni del mondo che ci allontanano dalla sua volontà. La preghiera
può aiutarci a purificare i nostri cuori. La confessione e la pratica delle virtù ci possono aiutare ad allontanarci dalle tentazioni. Nel Vangelo secondo Marco, che ascolteremo oggi durante la Santa Messa e che abbiamo ascoltato anche adesso, Gesù annuncia la sua passione e risurrezione ai discepoli, ma essi non comprendono e discutono tra loro chi è il più grande. Quante persone, fratelli e sorelle, ogni giorno vedo che si fanno grandi nella Chiesa. Quante persone comandano, quante persone vogliono mettere gli altri sotto i piedi. Ma non è questo quello che ci chiede Gesù, non è questo che deve succedere in casa sua. Gesù, tramite questo Vangelo di oggi, ci insegna che nessuno può essere il primo se non si fa ultimo di tutti e servitore di tutti. Ma tante volte vedo sempre il contrario, molti si fanno primi e invece di farsi servi dei propri fratelli, si fanno capi. Ma Gesù questo non può accettarlo, perché Gesù ama l'umiltà, ama la gioia, ama l'amore fraterno. Ecco perché prende un bambino e lo mette in mezzo a loro e poi gli dice a loro e a noi stessi: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome, accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, accoglie colui che mi ha mandato. Il Padre che ha mandato Gesù sulla terra per salvarci. Allora, fratelli e sorelle, oggi riflettiamo sull'esempio di Gesù che si è fatto servitore di tutti, Lui che è Dio, e cerchiamo di imitare la sua umiltà, perché solo con l'umiltà riusciamo a sentire la voce di Dio, solo con l'umiltà riusciamo a capire ciò che vuole Dio da noi. Quindi accogliamo con amore e rispetto le persone più umili e vulnerabili, vedendo in loro il volto di Gesù Cristo. Impariamo a metterci al servizio degli altri, sapendo che la vera grandezza viene dal dare piuttosto che dal ricevere. Carissimi fratelli e sorelle, concludo questa mia riflessione di oggi dicendo ad ognuno di noi che se viviamo la nostra fede con autenticità e umiltà, questo può davvero fare la differenza nella Chiesa. E soprattutto, come vi ho detto alcuni giorni fa, l'umiltà e l'autenticità, che è anche la semplicità, sono le chiavi che ci aprono le porte del paradiso. Allora impariamo a sottometterci a Dio, purifichiamo le nostre intenzioni e capiamo una buona volta che la vera grandezza si trova nel servizio e nell'umiltà. Seguiamo questi insegnamenti affinché possiamo crescere nella nostra vita e diventare finalmente veri discepoli di Gesù. Preghiamo con sincerità e chiediamo a Dio di trasformare i nostri cuori e di guidarci sempre nella sua volontà. Adesso preghiamo le preghiere del mattino di oggi, 21 maggio 2024, martedì della 7ª settimana del tempo ordinario. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore. Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata, fa che siano tutte secondo la tua santa volontà e per la maggior gloria di Dio. Preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e ricoverati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico,
le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle carcerati e senza tetto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di fede. Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente in tutto quello che tu hai rivelato e la Santa Chiesa ci propone a credere, ed espressamente credo in te, unico vero Dio, in tre persone uguali e distinte, Padre, Figlio e Spirito Santo, e credo in Gesù Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie necessarie per meritarla con le buone opere che io debbo fare e voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle benefattori e collaboratori. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Atto di carità. Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ad ogni cosa, perché sei bene infinito e nostra eterna felicità.
e per amore tuo amo il prossimo come me stesso e perdono le offese ricevute. Signore, che io ti ami sempre più. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle anziani e nelle case di riposo. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Fratelli e sorelle, chiediamo al Signore perdono per tutti i nostri peccati e chiediamolo con un atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, specialmente quelle più sole, disperse, abbandonate e consacrate, e per quelle che non prega mai nessuno. Eterno Padre, per la tua infinita bontà, accogli nel tuo regno i nostri cari defunti, non imputare loro nessuna colpa commessa a causa della loro fragilità umana. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Preghiamo per tutti i bambini e i giovani del mondo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti, fratelli e sorelle. Dio vi benedica sempre. Pace e bene, Ave Maria. Io Rita, storia, meditazioni, leggende e preghiere su Santa Rita d'Akasha. Io Rita, un libro sulla devozione a Santa Rita d'Akasha scritto da Fra Giovanni. Richiedetelo su Amazon tramite il link che trovate nella descrizione, oppure potete chiedere informazioni tramite WhatsApp al numero 02 56 56 78 24. Io Rita, il nuovo libro di Fra Giovanni.
Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni, sul santo di Assisi che cambiò il modo di vedere il mondo e i fratelli. Un viaggio spirituale nel francescanesimo. Con tante storie, preghiere e leggende sul serafico padre San Francesco d'Assisi. Francesco, il poverello di Assisi. Il nuovo libro di Fra Giovanni. Richiedilo su Amazon oppure clicca nel link che trovi in descrizione. Preghiera a Santa Giulia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. O gloriosa Santa Giulia, tu che hai testimoniato con la tua vita la fedeltà a Cristo fino al martirio, intercedi per noi presso il Signore. Donaci la tua forza e il tuo coraggio per rimanere fedeli alla nostra fede, anche nelle prove e nelle difficoltà. Aiutaci a vivere con amore, seguendo l'esempio di Cristo,
proteggici e guidaci nel nostro cammino affinché possiamo giungere alla vita eterna. Amen. Santa Giulia Martire, prega per noi e per il mondo intero. L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria ed ella concepì per opera dello Spirito Santo. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Eccomi, sono la serva del Signore, si compie in me la tua parola. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. E il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Prega per noi, Santa Madre di Dio, affinché siamo resi degni delle promesse di Cristo. Preghiamo. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che all'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione, per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Per i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio, l'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposino in pace. Amen. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico, Padre, all'inizio di questo nuovo giorno. Accogli la mia lode e il mio grazie per il dono della vita e della fede. Con la forza del tuo Spirito guida i miei progetti e le mie azioni. Fa che siano secondo la tua parola.
liberami dallo scoraggiamento davanti alle difficoltà e da ogni male, proteggi con il tuo amore la mia famiglia. Amen. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera all'Angelo Custode. O Santo Angelo Custode, abbi cura dell'anima mia e del mio corpo. Illumina la mia mente perché conosca meglio il Signore e lo ami con tutto il cuore. Assistimi nelle mie preghiere perché non ceda alle distrazioni, ma vi ponga la più grande attenzione. Aiutami con i tuoi consigli perché veda il bene e lo compia con generosità. Difendimi dalle insidie del nemico infernale e sostienimi nelle tentazioni perché riesca sempre vincitore. Supplisci alla mia freddezza nel culto del Signore. Non cessare di attendere alla mia custodia finché mi abbia portati in paradiso, ove loderemo insieme il buon Dio per tutta l'eternità. Amen. Angelo di Dio, che sei il mio custode, illumina, custodisci, regge e governa me, che ti fui affidato dalla pietà celeste. Amen. Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, noi esori figli di Eva, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi e mostraci dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Offerta della giornata a Maria. O Maria, Madre del Verbo incarnato e Madre nostra dolcissima, siamo qui ai tuoi piedi mentre sorge un nuovo giorno, un altro grande dono del Signore. Deponiamo nelle tue mani e nel tuo cuore tutto il nostro essere. Noi saremo tuoi nella volontà, nel cuore, nel corpo. Tu forma in noi con materna bontà in questo giorno una vita nuova, la vita del tuo Gesù. Previeni e accompagna, o Regina del Cielo, anche le nostre più piccole azioni con la tua ispirazione materna, affinché ogni cosa sia pura e accettata al momento del sacrificio santo e immacolato. Rendici santi, o Madre buona, santi come Gesù ci ha comandato, come il tuo cuore ci chiede e ardentemente desidera, così sia. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Offerta della giornata al cuore di Gesù. Cuore divino di Gesù, io ti offro per mezzo del cuore immacolato di Maria, Madre della Chiesa, in unione al sacrificio eucaristico, le preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in riparazione dei peccati per la salvezza di tutti gli uomini, nella grazia dello Spirito Santo, a gloria di Dio Padre. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
tu sei la benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di fede. Mio Dio, io credo in te, Padre che con amore chiami ogni uomo per nome. Credo in Gesù Cristo, vero Dio in mezzo a noi, per noi morto e risorto. Credo nello Spirito Santo, donato a noi come Spirito d'amore. Credo nella Chiesa, riunita dallo Spirito Santo, una, santa, cattolica e apostolica. Credo che il regno di Dio è in mezzo a noi, è in cammino e si compirà in una comunione piena e festosa. Signore, aiutami a crescere e a vivere in questa fede. Per tutti i fratelli e sorelle ammalati e sofferenti. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli ammalati. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di speranza. Mio Dio, so che il tuo amore è forte e fedele e che non verrà meno neppure dopo la morte. Per questo e non per quanto sono capace di fare, spero di poter camminare nelle tue vie e giungere con te a una gioia senza fine. Signore, aiutami a vivere ogni giorno in questa gioiosa speranza. Amen. Per tutti i fratelli e sorelle poveri e senza lavoro. Dolce Madre Santissima, ti preghiamo per questi nostri fratelli poveri. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di dolore. Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato sopra ad ogni cosa. Propongo col tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore, misericordia, perdonami. Per tutti i fratelli e sorelle che soffrono nel corpo. O Madre, ti preghiamo per questi nostri fratelli affinché tu li guarisca. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci abbandonare alla tentazione, ma liberaci dal male. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
Fratelli e sorelle, recitiamo in onore della Santissima Vergine Madre il Magnificat. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Preghiera a Maria. O Maria, Madre di Dio, riversa su tutta l'umanità il fiume di grazie che sgorga dal tuo amore infuocato, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Atto di consacrazione a Maria. O Maria, Regina del mondo, Madre di bontà, fiduciosi nella tua intercessione, noi affidiamo a te le nostre anime. Accompagnaci ogni giorno alla fonte della gioia. Donaci il Salvatore, noi ci consacriamo a te, Regina dell'amore. Amen. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei la benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Per i nostri cari defunti. O Vergine Madre, ti preghiamo per tutti i nostri cari defunti e per le anime del purgatorio. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. L'eterno riposo dona loro, Signore, risplenda ad essi la luce perpetua, riposate in pace. Amen. Carissimi fratelli e sorelle, vi do la santa benedizione. Per intercessione di Maria Immacolata, vi benedica Dio Padre Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Buona e santa giornata a tutti voi, fratelli e sorelle. Pace e bene, Ave Maria.
stessi abbiamo veduto e attestiamo che il Padre ha mandato il suo Figlio come Salvatore del mondo. Chiunque riconosce che Gesù è il Figlio di Dio, Dio dimora in Lui ed Egli in Dio. Cristo Re e Salvatore, accogli la lode della tua Chiesa all'alba del nuovo giorno
Insegnali a unirsi a te in perenne rendimento di grazie. In te poniamo ogni speranza. Il tuo amore non lasci deluse le nostre attese. Guarda la nostra debolezza e vieni in nostro aiuto, perché nulla possiamo senza di te. Non dimenticare i poveri e coloro che vivono nella solitudine e nell'abbandono. Il nuovo giorno non li opprima sotto il peso della tristezza, ma rechi loro gioia e consolazione. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, umili e pentiti come il pubblicano al Tempio, accostiamoci al Dio giusto e santo, perché abbia misericordia di noi peccatori. Pietà di noi, Signore. Mostraci, Signore, la tua misericordia. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Preghiamo.
Il tuo aiuto, Dio Onnipotente, ci renda sempre attenti alla voce dello Spirito, perché possiamo conoscere ciò che è conforme alla tua volontà e attuarlo nelle parole e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, da dove vengono le guerre e le liti che sono in mezzo a voi? Non vengono forse dalle vostre passioni che fanno guerra nelle vostre membra? Siete pieni di desideri e non riuscite a possedere. Uccidete, siete invidiosi e non riuscite a ottenere. Combattete e fate guerra. Non avete perché non chiedete. Chiedete e non ottenete perché chiedete male, per soddisfare cioè le vostre passioni. Gente infedele, non sapete che l'amore per il mondo è nemico di Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio. O forse pensate che invano la scrittura dichiari: fino alla gelosia ci ama lo Spirito che Egli ha fatto abitare in noi? Anzi, ci concede la grazia più grande. Per questo dice: Dio resiste ai superbi, agli umili invece dà la sua grazia. Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà lontano da voi. Avvicinatevi a Dio ed egli si avvicinerà a voi. Peccatori, purificate le vostre mani. Uomini dell'animo indeciso, santificate i vostri cuori. Riconoscete la vostra miseria. Fate lutto e piangete, le vostre risa si cambino in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed Egli vi esalterà. Parola di Dio. Chi spera nel Signore non resta deluso. Chi mi darà ali come di colomba per volare e trovare riposo? Ecco, errando fuggirei lontano, abiterei nel deserto. In fretta raggiungerei un riparo dalla bufera del vento, dalla bufera. Disperdili, Signore, confondi le loro lingue. Ho visto nella città violenza e discordia, giorno e notte fanno la ronda sulle sue mura. Affida al Signore il tuo peso ed Egli ti sosterrà, mai permetterà che il giusto vacilli. Quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore, per mezzo della quale il mondo per me è stato crocifisso come io per il mondo.
Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli attraversavano la Galilea, ma egli non voleva che alcuno lo sapesse. Insegnava infatti ai suoi discepoli e diceva loro: il figlio dell'uomo viene consegnato nelle mani degli uomini e lo uccideranno, ma una volta ucciso, dopo 3 giorni risorgerà. Essi però non capivano queste parole e avevano timore di interrogarlo. Giunsero a Cafarno. Quando fu in casa, chiese loro: di che cosa stavate discutendo lungo la strada? Ed essi tacevano. Per la strada, infatti, avevano discusso tra di loro chi fosse il più grande. Sedutosi, chiamò i 12 e disse loro: se uno vuole essere il primo, sia l'ultimo di tutti e il servitore di tutti. E preso un bambino lo pose in mezzo a loro, abbracciandolo, disse loro: chi accoglie uno solo di questi bambini nel mio nome accoglie me, e chi accoglie me non accoglie me, ma colui che mi ha mandato. Parola del Signore. Questo brano del Vangelo ci fa capire che anche noi, come i discepoli di ieri, siamo più disposti a sentire ciò che ci è gradito, quello che in fondo vogliamo sentire. E naturalmente succede che Gesù, che parlava della sua morte e resurrezione, non era ascoltato, perché i discepoli discutono tra loro a chi tocca i primi posti. Il Vangelo ribalta la logica del mondo, dove l'autorità è comandare, è farsi servire, e naturalmente discutono di sedie, chi ha la sedia più grande, non cosa ha bisogno la gente. Lo stiamo assistendo anche in questi giorni che ci prepariamo alle elezioni. Molte baruffe, ma programmi assai esigui. Per il cristiano, secondo il Vangelo, l'autorità che è far crescere è il servitore di tutti. Ed ecco perché allora accogliere i bambini vuol dire, soprattutto da parte di Gesù, preparare il futuro, come direbbe Papa Francesco. E allora io invito voi e me a pregare perché quell'incontro così singolare che Papa Francesco ha previsto di incontrare i bambini del mondo, in modo che si capisca l'importanza dei bambini, di quelli che sono, perché oggi purtroppo il modo di vivere fa sì che i bambini sono con vari educatori, ma poco coi genitori. E allora si capisce perché anche tra gli adolescenti non c'è un modello e spesso anche nelle nostre piccole città si diventa violenti. Preghiamo perché l'incontro con i bambini sia un'occasione per tutta la Chiesa di dare maggiore attenzione ai bambini, non solo per quello che riguarda il catechismo, ma proprio per il fatto educativo. Il cammino che conduce a salvezza ha un solo nome, via dell'infanzia spirituale, e i bambini non arrossiscono di aver bisogno di tutto e di chiedere continuamente aiuto. E quanto facciamo noi, elevando con cuore umile
confidente le nostre voci di supplica. Ascolta e perdona, Signore. Ascolta e perdona, Signore. San Giacomo ci ha descritto il sentiero del peccato: bramosia, invidia, odio, lotta. Perché nessuno di noi venga travolto dallo spirito del male, preghiamo. Ascolta e perdona, Signore. Dopo il peccato, una sola è la possibilità di salvezza: ritornare a Dio in umiltà e pentimento, perché ogni credente riconosca i suoi peccati e ricerchi Dio che solo può perdonare e fare nuovi. Preghiamo. Ascolta e perdona, Signore. Perché tutti i bambini, anche gli orfani e gli abbandonati, trovino in ognuno di noi un padre e una madre che siano segni credibili dell'amore di Dio per ogni uomo. Preghiamo. Ascolta e perdona, Signore. Per quanti nella Chiesa sono rivestiti di autorità, perché la esercitino in spirito di servizio verso i fratelli, senza nessuna ambizione personale. Preghiamo. Ascolta e perdona, Signore. Il Signore apra a tutti i morti le braccia della sua misericordia, perché si allietino con Maria e con tutti i santi nella gioia del paradiso. Preghiamo. Ascolta e perdona, Signore. O Dio, imperscrutabile nei Tuoi decreti, di fronte al dolore rimaniamo tutti silenziosi e imbarazzati, come i discepoli di cui parla il Vangelo. Assicuraci tu pazienza e serenità per rimanere docili, argilla nelle Tue mani, anche quando stringono e plasmano, come insuperabile abilità e forza paterna, per Cristo nostro Signore. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza. Pregate, o sorelle e fratelli, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. O Signore, in obbedienza al tuo comando, celebriamo questi misteri. Fa che i doni offerti in onore della tua gloria si conducano alla salvezza eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. In Cristo hai voluto rinnovare l'universo perché noi tutti fossimo partecipi della sua pienezza. Pur essendo nella condizione di Dio, egli svuotò se stesso
e con il sangue versato sulla croce pacificò il cielo e la terra. Per questo fu esaltato sopra ogni creatura e divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono. E noi, uniti agli angeli e agli arcangeli, ai troni e alle dominazioni e alla moltitudine delle schiere celesti, cantiamo con voce incessante l'inno della tua gloria. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione del corpo e del sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Carlo, i presbiteri, i diaconi e tutto il santo popolo di Dio. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e in particolare di Luigia e Gustavo, e nella tua misericordia di tutti i defunti ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo,
gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E anche noi, obbedienti alle indicazioni del Signore Gesù, possiamo pregare. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma la fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Abbi pietà di noi, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. Dio Onnipotente, il pegno di salvezza ricevuto in questi misteri ci custodisca nella vita eterna. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andiamo e viviamo in pace.
Portsous è una frazione del comune di Atimis ed è uno dei tanti paesini delle Prealpi friulane. Le malghe di Portsous sono conosciute a livello nazionale per il famoso eccidio dei partigiani della Brigata Osopo che è avvenuto nel febbraio del 1945. Partigiani che sono stati poi sepolti nel Bosco Romagno, come abbiamo ricordato anche sul video che trovate nella scheda sopra. È conosciuto però anche per un evento mistico avvenuto nel settembre del 1855. Si tratta della nota apparizione della Madonna alla piccola Teresa d'Us, una bambina del paese che non aveva ancora compiuto 10 anni. La prima apparizione è avvenuta nel Prato della Dolina, dove 30 anni dopo è stata costruita la cappella che ancora oggi è meta di pellegrinaggio. Le successive apparizioni invece sono avvenute nella chiesa del paese. In un primo momento i genitori e la comunità non credevano a questi racconti della bambina. A seguito dell'apparizione, però, sulla mano sinistra di Teresa è apparso un segno che lei ha detto essergli stato impresso dalla Madonna stessa. Si trattava di un segno che ha destato molto clamore nel paese e che consisteva in una crocetta di circa 3 centimetri di colore oro. Nonostante i genitori e anche altre persone incredule avessero cercato di cancellarla sfregando e lavando, la crocetta dorata risultava assolutamente indelebile. Poco tempo dopo, a causa di un'epidemia di colera, Teresa è rimasta orfana. Fu portata così a Udine, nella casa delle derelitte di Don Luigi Scrosoppi, il prete friulano che nel 2001 è stato dichiarato santo da Giovanni Paolo II per l'esempio di carità che ha testimoniato in favore delle tante bambine orfane a causa di queste epidemie che allora imperversavano in Friuli. Qui la giovane, nonostante i problemi di salute, nel 1867 inizia il noviziato e diventa una suora della Provvidenza con il nome di Suor Maria Osanna. Muore però giovanissima di tubercolosi il 17 agosto del 1870 e le suore della sua comunità hanno testimoniato che la croce dorata, che era sempre ben visibile sulla sua mano, con la morte è diventata di colore bianco. Chi volesse approfondire questo avvenimento lo può fare documentandosi su internet o leggendo uno dei vari libri che trattano di questa apparizione.
Il silenzio e la tranquillità del paese nel primo mattino viene interrotto dal continuo arrivo di automobili e di persone. Oggi, infatti, 16 agosto 2020, si fa memoria dei 150 anni della morte di Teresa d'Us, Suor Maria Osanna, e nella chiesa parrocchiale si celebra una Santa Messa solenne a cui partecipa la comunità locale, ma anche molti pellegrini e devoti che arrivano da ogni parte del Friuli e non solo. Il Vangelo di questa domenica che il diacono ci ha appena letto. La Santa Messa è presieduta dall'Arcivescovo Monsignor Andrea Bruno Mazzocato con l'assistenza e la presenza delle Suore della Provvidenza, di Don Vittorino e altri religiosi e religiose devoti alla Madonna di Porzus. Tempo di imparare, non so suonare, ma suono per te. La senti questa voce? Chi canta il mio cuore? Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. Sono in fiore, profumi anche tu. Ho voglia di morire, non posso più cantare, non chiedo di più. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più. Amore, 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 è quello che so dire, ma tu mi capirai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita è il tuo sorriso, giovane sei tu. Tra gli alberi una stella, la notte si è schiarita, il cuore innamorato sempre più.
senti questa voce, ti canta il mio cuore. Ho preso la chitarra e suono per te. Amore, amore, amore. Non c'è più niente da fare, ma è stato bello sognare. Un grande amore sincero ed un felice futuro da vivere insieme per sempre con te. La vita ci ha regalato qualcosa da ricordare, che il nostro amore è sincero, dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare. La vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. E domani forse troverai quello che vuoi, e domani forse ciò che voglio troverò, ma so già che tra noi niente mai cambierà, basta solo che ti ricordi che anche se non c'è più niente da fare, è stato bello sognare. La vita ci ha regalato dei lunghi giorni felici, qualcosa che il tempo non cambierà mai. La vita ci ha regalato qualcosa che il tempo non cambierà mai. Molti italiani non sanno la storia, arrivano in Croazia e ti dicono per fiume, dicono Rijeka, e noi si rizzano i capelli, capirai. È il giornale della minoranza italiana, minoranza diventata minoranza nell'immediato dopoguerra. Questi territori sono diventati jugoslavi, una parte degli italiani se n'è andata ed è stato l'esodo, e se n'è andata per il mondo, chi in Italia, chi in Australia, chi nelle Americhe, in Canada. Una parte è rimasta qua e ha resistito per 60 anni, perché siamo sempre stati orgogliosi di essere italiani. Se si attraversano le città dei nostri territori si nota subito l'influenza veneta, trovi leoni alati un po' dappertutto, no? D'altra parte era sempre normale questa mescolanza, la gente parlava più lingue, non faceva distingui tra chi e chi, non chiedevi all'altro sei italiano o sei croato,
Le lotte e le guerre sono insorte a causa della politica. La popolazione è sempre stata ben disposta e amichevole con tutti. In ogni cittadina c'è una comunità degli italiani. Nei paesi piccoli la trovi subito perché vedi sventolare la bandiera italiana, per cui te ne rendi conto, no? A Fiume e a Pola, che sono città più grandicelle, diciamo, non è che cade subito nell'occhio, però se tu attraversi il centro di Fiume, la via del Corso, che è la passeggiata principale, passi davanti il palazzo della radio, noti la bandiera italiana che sventola accanto a quella croata europea, perché c'è la sede di Radio Fiume. Poi fai altri 200 metri, arrivi a Palazzo Modello, che è la sede della Comunità Italiani, è rappresentativa perché è uno dei più bei palazzi della città. Ci troviamo nella comunità degli italiani, che noi italiani di questo posto la chiamiamo la nostra seconda casa. La comunità degli italiani di Fiume nasceva proprio il 2 giugno del 1946, quando nasceva la Repubblica Italiana. La nostra comunità annovera 9.200 soci. Qui c'era l'Italia, abbiamo avuto il coraggio di restare. Per essere sincera, non sono state scelte mie, scelte dei miei genitori, dei miei nonni, ma io sono contenta di questa loro scelta perché grazie a loro qualcosa di italiano è rimasto qui. Qua dentro la lingua ufficiale è il dialetto fiumano, oppure la lingua italiana, però qua si parla italiano. Io ho amiche che si sono sposate con persone croate, a volte predomina la lingua dell'altro. Io ho avuto la fortuna di portare avanti questa mia identità e sono così contenta, veramente sono contenta, l'ho trasmessa anche a mio figlio, oggi sono una nonna, ho 2 nipotini, una già frequenta la 5ª classe e a casa mia si parla l'italiano. Che bella cosa, la giornata è sole, l'aria serena, dopo una tempesta. Ho iniziato qui, il primo concerto che ho fatto era in questa sala. E questa parte della Croazia è così mista, così tanta gente è venuta dappertutto che veramente i fiumani sono fiumani e basta. Nel 1945, alla fine della guerra, avevo 13 anni e io non ero in grado di decidere. Non mi sono mai pentita di non essermene andata. Mi è dispiaciuto che se ne fosse andata tanta gente. Sono convinta che se rimaneva più gente avremmo forse potuto pretendere una qualche forma di autonomia. Invece, rimanendo in pochi, significò a poco perdere tutto, perdere l'uso della lingua e perdere la nostra cultura. Bisognò lottare tenacemente per tenere in piedi qualche scuola. Sono stanca. Però, non sentendo questa mia lingua, ho l'impressione che la sentirò sempre meno. Al giorno d'oggi, che ormai anche la Croazia e la Slovenia fanno parte dell'Europa, penso che queste differenze culturali e identitarie non potranno che arricchire la nostra cultura. Non credo che sia destinata a scomparire, anzi penso che sia destinata a mantenersi. Move your body, naš parugadi. Move your body, move your body.
La primavera se arriva e il prassega colora, tutti andemmo in cerca della più bella sparuga. Se mi son date qua, ti va di là, tanto oramai c'è quasi tutto in grumà. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Finalmente sono andato col bastone me goiutà, ma la deraca inter bosco la mega blocca. Ieri 4 sparusine, qualche bruscio qua e là, un madrasso che fisciava e mi son scampato. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Un bel mazzetto con grumà, verso casa sono andato e mi fermo un tipo e mi domanda lo sopra. Che domando costi vol, lui mi dice a bioi, sempre più amara se sta mia sparuga. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia. Quanto mi costa questa frittaia senza spalletta e poca panzetta? Se devo pagare anche la tassa, io viso tutto quel che ne lascia.
Oggi siamo a Clauiano, uno dei borghi più belli d'Italia, in comune di Trevignano Udinese. Visto la sua vicinanza con Aquileia, potete capire dunque che questo territorio vanta una storia antichissima, addirittura precedente all'epoca romana, come testimoniano alcuni ritrovamenti rivenuti in zona San Marco che andremo a visitare più tardi. Già questo dunque è motivo di pregio di per sé. Non solo, di recente c'è stata anche l'elezione, come dicevo, del borgo tra i club più belli d'Italia. Quali sono i requisiti per farvi parte? Beh, indubbiamente lo stato di conservazione e il mantenimento delle strutture originarie. Il borgo nel suo primo insediamento risale al periodo medievale, anche se la zona era abitata anche in periodo romano, e non a caso la chiesa campestre di San Marco si trova sulla direttrice che andava da Aquileia a Cividale e poi al Norico. La prima volta che però troviamo il nome di Clauiano citato in un documento, che era una pergamena che è ancora conservata all'archivio arcivescovile di Udine, è il 1031, quando il patriarca d'Aquileia Poppone, in occasione dell'inaugurazione della ricostruita Basilica di Aquileia, costituisce il capitolo a cui dona una serie di ville, tra cui proprio questa di Clauiano. La struttura del borgo viene modificata in seguito a quelle che sono state le incursioni turche che hanno segnato un pochino tutta la pianura friulana. Nel 1477 le invasioni turche hanno distrutto e incendiato molti borghi, tra cui quello di Clauiano. Dopo questa data il borgo viene ricostruito mantenendo questa struttura a cortina cosiddetta, che era tipica del villaggio medievale, quindi case una addossata all'altra che nascono attorno a quelle che sono le due chiese di riferimento, la chiesa di San Giorgio, che è l'attuale parrocchiale, e la chiesa di San Martino, che non esiste più. Sui colori del vino si è espresso a modo suo anche Luca Missoni, creando dei patchwork ispirati dal gioco cromatico del vino locale. Un vino favorito dal terreno ghiaioso nel fondo, con argille fertili, ghiaie fine in superfici, e dalle notti estive, durante le quali si registrano buoni sbalzi di temperatura rispetto al giorno. La viticoltura di livelli eccellenti non esclude comunque la possibilità di espandere la produzione locale su altri prodotti della terra, seguendo in parte la passione, in parte il mercato. Sì, c'è una passione, c'è anche un interesse aziendale dove abbiamo incominciato a mettere giù un po' di olivi. L'intenzione è di aumentare la superficie e di produrre dell'olio. Clauiano si sviluppa a ridosso dell'arteria che attraversa il paese, lungo la quale è possibile ammirare le case del borgo. Case recuperate e risistemate, adibite non solo a dimora, ma anche ad attività per servire la gente del posto. E queste attività sono legate in un certo senso alla vita d'un tempo, con l'intento di mantenere vive le tradizioni pur adattandole alla tecnologia moderna. Il forte legame d'un tempo tra la vita di paese e i prodotti della propria terra è rimasta ancora viva e oggi, in questa puntata, abbiamo la possibilità di riscoprire le lavorazioni artigianali, dalla lavorazione del formaggio e dei latticini prodotto nella latteria sociale alla coltivazione del farro. Il farro ha la particolarità di rimanere
sempre avvolto dalle sue glumelle fino alla lavorazione, quindi si conserva nel tempo. E per quale motivo però poi questa coltura è andata perdendosi nel tempo? Si è persa perché con l'avvento della scoperta dell'America hanno portato i concimi e il farro, che invece è un elemento povero che ha bisogno di niente, con i concimi rendeva molto poco, mentre il frumento, che è il cereale subito dopo il farro, rende molto di più col concime e il farro è rimasto dimenticato. E dunque Giancarlo, chissà quante buone cose si possono fare con il farro. Con il farro, oltre al classico minestrone alle verdure, con il farro si può fare, noi facciamo i maltagliati con la farina di farro, che all'inizio nasceva da una ricetta della mamma con la farina classica, normale, mentre adesso l'abbiamo cercato di modificare usando appunto la farina di farro, che gli dà un gusto molto particolare, più digeribile, molto più ricco, carico di gusto. Come ultima tappa di questa piacevole giornata trascorsa a Trivignano, vi porterà in località San Marco, dove si trova la chiesetta campestre di San Marco Evangelista, immersa in un piacevole prato verde. Risale al XIV secolo e sorge nei pressi dell'antica strada che un tempo collegava Aquileia a Cividale e che ora noi invece ripercorriamo per raggiungere la vecchia dogana. Questa costruzione della seconda metà del XIX secolo, che attualmente ospita un ristorante e un albergo, un tempo invece ospitava la vecchia dogana, che fino al 1919 segnava il confine tra il territorio italiano e quello austriaco. Dovete tra l'altro sapere che Trivignano appartiene al territorio italiano dal 1866 e fino al 1918 era proprio l'ultimo paese posto a nord-est. Con questo tuffo nella storia io vi saluto, vi do appuntamento alla prossima settimana. Mandi e benvenuti a Tacons. Ciao, benvenuti a Tacons, su Poste di Vero Friulano. Oggi impareremo a salutare. Per dire ciao, come stai? In friulano si dice cemut le bighe. Cemut le bighe. Cemut le bighe. Per dire abbastanza bene, grazie, in friulano si dice chiale ma flappe. Chialde ma flappe, chialde ma flappe. Buongiorno in friulano si dice c'è bevi tu, c'è bevi tu, c'è bevi tu. Buonanotte in friulano si dice non va rimmigo rilasciarsi come chians.
come Chiangs. Non va rimmigo di lasciarsi come Chiangs. Conosci nuove persone, usa il friulano. Am raccomandi? Preghiera a San Giuseppe per chiedere una grazia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Carissimo San Giuseppe, tu che hai accolto Gesù come se fosse tuo figlio e Santa Maria come tua moglie, mi rivolgo a te per tutto quello che hai fatto per loro. Tu li hai difesi e custoditi con coraggio. Con il duro lavoro hai sostenuto la Santa Famiglia e ti sei preso cura di lei, dimostrandole il tuo amore. Tu sei stato forte nella fede. Hai preferito essere giusto davanti a Dio che apparire giusto davanti agli uomini. Ora sostieni anche il mio cammino. Aiutami a crescere nella fede. Difendimi dai tranelli del male e intercedi presso il Padre Celeste per questa grazia che ti domando.